In questo video faccio vedere come si può creare un generatore di corrente partendo da un motore a scoppio e un motore elettrico in corrente continua. Il motore a scoppio l'avevo già in casa perché era stato utilizzato per un'altra applicazione ed è un motore a scoppio che in genere viene utilizzato sui decespugliatori, sui tagliaerba, sui soffiatori portatili, eccetera, eccetera. Nel mio caso un'onda 35 cm cubici, però vanno bene anche altri modelli. La cosa importante è che deve avere una frizione compatibile con il montapignoni tipo minimoto, quello praticamente che vedete in figura, ovvero è una frizione centrifuga dove comunque l'uscita è collegata a un pignone al quale va montata la catena. Ecco, come vedete il dettaglio è semplice, si monta sull'uscita della frizione del motore stesso. Mentre come generatore ho utilizzato un motore elettrico da 24 volt in corrente continua che viene normalmente utilizzato per bici elettriche, per monopattini elettrici o per quad elettrici, eccetera, eccetera. Anche questo lo avevo già in casa. L'uscita di questo motore è semplicemente il più e il meno, essendo in continua, cavi dai quali preleveremo la corrente prodotta dal nostro sistema. Per verificare la quantità di corrente che verrà generata, utilizzeremo un tester rivelatore di corrente in cui viene mostrato il voltaggio, la tensione e viene calcolata anche la potenza. Diciamo utilizza una resistenza di shunt in quanto la corrente che si viene a generare è piuttosto elevata. Come carico invece utilizzeremo delle resistenze ad alta potenza su un dissipatore. Nel mio caso gli ho messo anche una ventola per raffreddarlo perché comunque passa parecchia corrente e le resistenze scaldano parecchio. Comunque lo schema di principio è che il motore a scoppio tramite l'uscita attaccata alla frizione e quindi al pignone, tramite la catena muove il motore elettrico. Muovendo il motore elettrico è una macchina reversibile, se gli si fornisce corrente gira, se lo si fa girare genera corrente. Ecco, nello schema vedete semplicemente come va fatto. Abbiamo detto che a questo punto colleghiamo il tutto e questo qui è il risultato finale. L'ho fatto diciamo abbastanza di corsa su una tavola di legno, giusto, mi serviva giusto per testare se effettivamente veniva generata tensione. L'ho avviato e ho visto che effettivamente vengono generati parecchi volt. Siamo oltre i 24 volt, ben oltre, e con una corrente di oltre 20 ampere. Quindi diciamo che la prova ha dato un buon esito. L'unica cosa che ho notato è che il motore è un 35 cm cubici, è un po' sottodimensionato per un motore elettrico da 500 watt, perché comunque per raggiungere la velocità di picco, il regime di picco, bisogna staccare il motore elettrico, fargli raggiungere la velocità massima e quindi riattaccarlo, altrimenti non ha abbastanza coppia per vincere il momento torcente creato dal motore elettrico. Quindi vi consiglio, nel caso in cui lo vorrete realizzare, o utilizzate un motore elettrico di capacità inferiore, più piccolo, diciamo che a occhio e croce la metà, i 250 watt sarebbe l'ideale con un motore da 35 cm cubici, oppure aumentate la dimensione la cubatura del motore. Diciamo che un 100, un 150 forse è la soluzione giusta, però in ogni caso vi aumentano anche gli ingombri, il consumo, il rumore, quindi vedete voi, il mio scopo era solamente dimostrare che la cosa era fattibile. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.